Il 4 giugno 2012, alla press conference delle 3 di Los Angeles, Ubisoft presenta un nuovo titolo sul quale la compagnia francese stava già lavorando da anni. Un progetto totalmente nuovo che aveva l'allettante e audace idea di un mondo aperto nel cuore degli Stati Uniti, interconnesso grazie ad un avanzato ma vulnerabile sistema operativo centrale, che il protagonista era in grado di utilizzare a proprio vantaggio con un cellulare. In sostanza, un'intera città era tra un dito e uno schermo. Il nome del gioco è Watch Dogs e immediatamente suscita grande interesse tra la stampa e i fan che vengono ammaliati da 10 minuti di gameplay nella foresta di cemento ipertecnologica di Chicago. E proprio in questi pochi ma intensi minuti di gameplay vediamo mostrarsi ai nostri occhi le principali meccaniche di gioco: un sistema di combattimento corpo a corpo realistico, combattimenti con armi a fuoco, interazioni multigiocatore, ma soprattutto hacking di qualsiasi dispositivo digitale. Meccanica sulla quale giustamente Ubisoft ha messo la lente di ingrandimento, in quanto elemento cardine di questo nuovo titolo. Il gioco solo con questa presentazione si aggiudicherà ben 80 premi e nominations delle 3 2012 e facendo un salto avanti di quasi 2 anni arriviamo al 27 maggio 2014, quando Watch Dogs raggiunge gli scaffali dei negozi per PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Wii U e PC e immediatamente ottiene un ottimo successo. Infatti nei mesi precedenti al rilascio si aggiudicò il primato di titolo con più preordini dell'ottava generazione di console e fu anche il gioco che portò ad un incremento del 94% delle vendite di PlayStation 4 nel 2014. La storia di Watch Dogs, per riassumerla senza troppi spoiler, è una cupa vicenda nella Chicago controllata da CTOS, in cui la vita professionale dell'hacker Aiden Pierce si intreccia fatalmente con quella personale a seguito di un lavoro andato male, e per questo sua nipote viene uccisa davanti ai suoi occhi, e dunque il desiderio di vendetta di Aiden sarà ciò che lo porterà a combattere contro la criminalità di Chicago in tutte le sue sfumature, dai semplici gangster fino ai boss trafficanti di umani, e tutto facendo affidamento su pochi amici e soprattutto sul proprio telefono, perché come reca il retro della scatola del gioco, hacking is our weapon. Insomma, Watch Dogs è un vero e proprio dramma i cui temi sono tutt'altro che banali e proprio per questo merita di essere giocato. E oggi, a 10 anni dall'uscita di questo gioco, andremo a ripercorrere la sua storia, parleremo dello sviluppo, del rilascio, le controversie e, perché no, dedicheremo anche un po' di tempo per parlare del futuro dell'intera serie. Io personalmente ho apprezzato moltissimo questo gioco e sono un grande fan della sua serie, di cui sfortunatamente ho avuto poche occasioni di parlare qui sul canale, ed è anche per questo che ho deciso di fare questo video, che spero possiate apprezzare quanto me. Detto questo, io sono Gazzero7X e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Vi auguro una buona visione. Lo sviluppo di Watch Dogs comincia nel 2009 in un team di una decina di persone presso Ubisoft Montreal sotto il nome provvisorio di Nexus e con un nuovo motore grafico e fisico, il Disrupt Engine, inizialmente pensato per un nuovo titolo della serie Driver, che fu poi cancellato. Pochi mesi dopo allo sviluppo si unirono anche altre sussidiarie di Ubisoft, tra cui una novantina di programmatori di Ubisoft Reflections, per via dello sviluppo della prima versione di Disrupt. Per il gioco vengono disposti ben 68 milioni di dollari di budget, e vorrei focalizzarmi in particolare sul Disrupt Engine. Infatti questo motore è stato a dir poco rivoluzionario per Ubisoft. Infatti la sua qualità principale era la simulazione. Ogni cosa al suo interno sarebbe stata simulata in tempo reale. Infatti, stando a un post dell'Ubiblog risalente a luglio 2013, questo motore avrebbe gestito tutti gli elementi del mondo di gioco, come l'acqua e i canali che tagliano Chicago, le foglie che cadono dagli alberi, l'immondizia nelle strade, i fogli di giornale che si alzano con il vento sui marciapiedi, la pioggia che cade al cielo, il vapore che ai condotti di ventilazione, scintille dei quadri elettrici, le luci dei lampioni stradali e delle auto e molto altro, così come anche le reazioni degli NPC, che reagiscono in maniera spontanea alle diverse situazioni come il meteo ad esempio, ma anche a ciò che viene causato dal giocatore come esplosioni, incidenti stradali, blackout e sparatorie. E stando ad Ubisoft, per avere una migliore esperienza e le qualità del Disrupt era consigliato giocare la versione per PS4 del gioco. Inoltre un'altra peculiarità di questo motore la vediamo nel multigiocatore. Infatti in Watch Dogs è possibile avere un'unica esperienza sia multigiocatore che giocatore singolo, poiché la modalità multiplayer del gioco, basata sui contratti ai quali i giocatori possono aderire contro altri, è direttamente integrata nel giocatore singolo e così facendo è stato possibile rimuovere caricamenti e interruzioni al gioco. E dunque anche nella storia, quando non si è in una missione principale, è possibile essere attaccati o hackerati da altri giocatori. In sostanza, il Disrupt è proprio un gran bel pezzo di codice, senz'altro un motore senza precedenti per il suo tempo.
Per quanto riguarda i contenuti rimossi o modificati nel gioco abbiamo poche informazioni. Sappiamo per certo di una missione rimossa su cui ho fatto un video che potete trovare qua sotto nella descrizione. O ancora sappiamo grazie alla demo 2012 che l'interfaccia del gioco subì dei lievi cambiamenti, come anche i modelli di alcuni personaggi, tra cui lo stesso Aiden, o anche alcuni veicoli o ancora i suoni delle armi, e sfortunatamente anche grandi cambiamenti come un notevole downgrade grafico di cui parleremo meglio dopo. Durante lo sviluppo il team di Ubisoft si recò più volte a Chicago per eseguire ricerche sul campo, realizzare scatti nelle diverse parti della città, registrazioni di dialoghi e slang locali, e per ottenere delle informazioni più accurate sulla città e anche sulla sua scena criminale fu consultato persino il Dipartimento di Polizia di Chicago. Inoltre gli eventi del gioco sono parzialmente ispirati all'hacking di Stuxnet nel sistema SCADA dei primi anni del 2000. Giunti alla fine dello sviluppo è il momento di rilasciare il gioco, che inizialmente si decise di rilasciare nel novembre del 2012, ma per garantire un porting anche per le console dell'ottava generazione e una migliore qualità del prodotto finale, il gioco fu rimandato al 27 maggio 2014. Come abbiamo già detto in precedenza, nei mesi precedenti al rilascio questo gioco ottiene un enorme successo grazie alla demo mostrata alla press conference delle 3, ma anche grazie alle grandi campagne di marketing condotte da Ubisoft nei mesi successivi, e anche nel giorno del rilascio tutto il lavoro del team di Ubisoft lo si vede nelle ottime recensioni che il titolo ottiene da parte della critica e da parte dei giocatori. Oltre alle versioni base del gioco per PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U e PC, Ubisoft rilasciò anche ben 4 diverse Collector's Edition, ma anche diversi prodotti secondari per incrementare le vendite e l'interesse per questo gioco, come merchandising ufficiale, un ebook sequel della storia chiamato In Dark Clouds, tutta la colonna sonora del gioco in vinile, un corto in live action, un documentario per Vice e un'app companion per dispositivi mobili. E per quanto riguarda la rappresentazione della Chicago 2012 e resa finale del mondo di gioco, beh, c'è poco da dire. Ubisoft ha fatto un lavoro formidabile nel ricreare fedelmente in digitale i principali luoghi di interesse della città e dei suoi dintorni, e in generale l'atmosfera del mondo di gioco è riuscita benissimo, e molti piccoli dettagli in apparenza banali come la selezione dei veicoli, la musica composta da brani di ogni genere di autori come Alice Cooper o il Wu-Tang Clan, giusto per citarne alcuni, che si adattano perfettamente all'atmosfera delle varie parti della città, o ancora i dialoghi degli NPC, gli interni esplorabili e le molte missioni secondarie, tra cui addirittura la ricerca di un serial killer, rendono il mondo di gioco ancora più vivo, vario e immersivo. E nel settembre dello stesso anno uscì anche il DLC Bad Blood, ambientato un anno dopo gli eventi del gioco principale, che riprende le vicende di Raymond T-Bone Kenny dopo che Aiden lasciò la città. Tuttavia, Watch Dogs fu al centro di una grande controversia legata ad un downgrade grafico, visibile confrontando la demo 2012 con il gioco finale, che anche nel porting per console next gen non era paragonabile a quanto mostrato alla press conference delle 3. Infatti questo fatto è estremamente comune quando si tratta di mostrare prodotti non finiti, specialmente perché spesso le software house presentano demo pre-renderizzate, è stato motivo di reazioni avverse da parte dei giocatori verso Ubisoft, e le motivazioni di questo downgrade furono dovute al fatto che non sarebbe stato possibile eseguire un gioco con quella qualità grafica su una console old gen o next gen senza cali di frame rate. Inoltre Ubisoft, stando a quanto detto dal CEO Yves Guillemot, capì che realizzare una cosa del genere era fin troppo audace, considerando che si stava parlando di un titolo tutto nuovo su tecnologia mai usata prima e con funzionalità mai sperimentate prima da loro, come multiplayer unito al single player, connettività con dispositivi mobili attraverso app companion e simulazioni in tempo reale. E dunque un downgrade grafico sarebbe stato necessario per garantire migliori prestazioni nel gioco e maggiori integrazioni di queste funzionalità. Inoltre a questo evento Ubisoft capì che era fondamentale accertarsi che giochi in fase di sviluppo fossero in grado di funzionare correttamente sui sistemi per cui si intende rilasciarli prima di mostrarli al pubblico e alla stampa. E proprio questa frase ci fa pensare che magari quella mostrata nel 2012 non era una demo in tempo reale giocata veramente da chi la stava presentando, ma bensì una sequenza pre-renderizzata, e ciò spiegherebbe il perché del così tanto evidente downgrade. Ciò però, come abbiamo visto prima, non limitò il gioco all'ottenere successo, e malgrado il downgrade graficamente Watch Dogs è comunque molto apprezzabile e ancora oggi devo dire che non è niente male. Ma parliamo ora del futuro di Watch Dogs. Ad oggi questo gioco è ancora molto giocato e amato dai fan della serie, e io stesso molto spesso ci torno volentieri. Inoltre nei 10 anni successivi all'uscita di questo titolo abbiamo visto il rilascio di 2 sequel, Watch Dogs 2 nel 2016 e Watch Dogs Legion nel 2020, che con il suo DLC Bloodline vede il ritorno di Aiden Pierce e altri personaggi amati del primo e del secondo capitolo della serie. E oggi è lecito chiedersi quali siano i piani di Ubisoft per questa serie, se vedremo presto un nuovo capitolo, se dopo quasi 4
4 anni dall'ultima uscita della serie, Ubisoft ha deciso di staccare la spina a questo franchise. Ebbene, le informazioni riguardanti un nuovo Watch Dogs sono veramente poche, discordanti e soprattutto per la maggior parte non ufficiali, e dunque è difficile capire quale sarà il futuro di questa serie. Infatti c'è chi suppone che già da qualche anno sia cominciata la progettazione preliminare di un nuovo titolo, ma c'è anche chi dice che questa serie è morta e sepolta, come ad esempio l'insider Jonathan su X, che afferma che molteplici progetti di questa serie, tra cui anche un Battle Royale, sono stati cancellati a seguito dello scarso successo di Legion. Tuttavia, nel recentemente uscito X-Defiant possiamo vedere un'intera classe di membri del DedSec, il collettivo di hackers protagonista dei titoli di Watch Dogs, dimostrando che magari Ubisoft non ha del tutto chiuso con questi personaggi, e dunque può anche essere possibile che lo stato in cui si trova attualmente Watch Dogs non è tanto di morte, ma più un'interruzione temporanea, che potrebbe in futuro portare ad una ripresa del franchise come stiamo vedendo sempre da Ubisoft con Prince of Persia. Tuttavia, in mezzo a tutte queste incertezze abbiamo anche qualcosa di ufficiale. Infatti, poche settimane fa è stato annunciato che attualmente è in pre-produzione un film di Watch Dogs con Matteo Turi alla regia e prodotto da Regency Enterprises in collaborazione con Ubisoft Film e Television, di cui avremo più informazioni l'anno prossimo. Non abbiamo ancora una data uscita ufficiale, però abbiamo tutte le ragioni per essere fiduciosi per questo film, che se dovesse ottenere un buon successo porterebbe sicuramente di nuovo sotto i riflettori questa serie videoludica, un po' come è successo a Gran Turismo e soprattutto a Fallout grazie alla sua serie TV uscita poche settimane fa, e quindi lo slancio dato al film potrebbe anche essere un buon motivo per Ubisoft per rilasciare un nuovo gioco della serie. In sostanza, in futuro sentiremo di nuovo il nome di Watch Dogs in un modo o in un altro, e dunque possiamo anche essere ottimisti quando parliamo di questa serie. Dunque, siamo giunti anche alla fine di questo video, grazie a tutti della visione, spero che questo video vi sia piaciuto, vi auguro un buon 10° anniversario di Watch Dogs e un buon divertimento qualora decideste di rigiocare o giocare per la prima volta questo gioco. In tal caso vi invito a farmelo sapere qua sotto nei commenti, e perché no, fatemi anche sapere cosa vorreste vedere in un nuovo capitolo della serie. Comunque, io sono Gazzaro7X e noi ci vediamo in un prossimo video.